Antonio, vuoi subito partire con la condivisione, insomma, delle prime immagini? Ross, E ti sì, dispiace? No, scusa, prima, vai, perché sì. siccome c'è un paio di commenti, allora, Infatti sto guardando, vedo che che mi stai piace inquinando. sottolineare. Allora, la prima, aspetta, prima risolviamo il problema tecnico. Oh mamma, spero di dirlo, come si chiama? Sì. Judy, non lo so, chiedo scusa. Buonasera, io non vedo niente. Se stai guardando se stai scrivendo vuol dire che comunque è la schermata, hai trovato la chat. Se stai guardando da telefono, è possibile che se scrolli verso destra o sinistra, tu veda. Immagino che questo sia il motivo per il quale non vedi niente, perché potresti essere su una schermata nera. Poi mi piace sottolineare Jenny. Ma Jenny, è qualche Jenny che conosciamo? Anna? Secondo te? Allora, mi piace questa sua, non si fa a caso alzare i prezzi, lo trovo scorretto. Sì, mi permettete di rispondere, ragazze? Certo. Ecco, ci sono diversi motivi, non è solo scorretto. Sì, è anche scorretto, è grave in due sensi. È scorretto così alzare i prezzi di un servizio, perché è brutto proprio nei confronti dei clienti, senza dare qualcosa di più. Dice, ma io ho avuto aumenti, ok, trova il modo comunque di dare qualcosa di più. Quindi è brutto umanamente, è scorretto umanamente e d'altra parte è anche pericoloso, è pericoloso per la salute economica della tua attività, che sia un centro estetico, che sia un salone, no? Rimanendo nel mondo beauty, è estremamente pericoloso perché tu rischi di alzare su questi prezzi un po' a cavolo, ad minchiam, e nonostante tutto essere comunque, non trovare marginalità, essere sempre a rimessa, fare tanto lavoro, arrivare in fondo al mese e capire e renderti conto che non ti rimane niente in tasca, perché questi soldi entrano nel cassetto e escono per pagare le spese. Quindi è scorretto, è deleterio, è una cosa folle da questo punto di vista. Capito? E a maggior ragione. Vedo una mano alzata di Antonio, non so se è un caso vuole scrivere qualcosa, prego, vada avanti. Ilenia. Io vorrei capire in che modo noi estetisti dovremmo scegliere i formatori da cui farci seguire. Sono anni che seguo più aziende e ho solo idee più confuse. Oh, che bello. Allora, Ilenia, per noi sarebbe semplice oggi risponderti a questa domanda, perché dove vuoi che ti mandiamo? Da noi. E siccome stasera abbiamo promesso che sarà una masterclass gratuita dove noi diamo strumenti, idee e contenuti, fare così una marchetta sfacciata su di noi non mi pare giusto. Però, Ilenia, prenditi tempo di parlare con Anna. Noi faremo dei regali oggi. Quanti regali facciamo oggi, Anna? 3 omaggi? No, Anna, hai levato il volume. Hai levato il volume, Anna? Hai levato il volume. Scusate perché avevo un po' di tosse o i residui dell'influenza, non volevo rompere le scatole. Abbiamo 4 omaggi in tutto in realtà, perché uno ce lo dimentichiamo sempre, che Ok, sono le slide, quindi anticipiamolo. sì, diamo quindi le slide, diamo non Mm. per tutti, però la possibilità di parlare con Anna un'oretta su dei problemi specifici del tuo centro. Tu magari questa oretta, Ilenia, la usi per parlare con noi. Anna ti darà anche un po', insomma, di nomi. Qui c'è Katia che sta scrivendo, che è Sì? con noi da 6 anni, è ancora viva e non le abbiamo fatto del male, ringraziando Dio. Tu scrivi, C'è vedi, anche io sono Carla. arrivata alla decisione, c'è anche Carla, ma ce n'è Mm. altre, di iniziare da qualche parte, ma ho troppo paura di sbagliare. Se sei già nel nostro gruppo, vedi i nomi, sai, questa paura di sbagliare io personalmente ce l'ho ogni volta, nel senso ce l'ho quando faccio un acquisto, anche quando vado a comprare la macchina, l'auto, ogni 2 anni e mezzo, 3 cambio l'auto e dico, quando ho firmato il contratto dico, mamma mia, ma avrò sbagliato. Ti devo dire che però chi lavora con noi non ha contratti, paga di mese in mese e può smettere da un momento all'altro. Detto fra me e te, insomma, anche se sbagli un mese, ecco, insomma, male non te ne fai. Guarda, il rischio è più nostro, perché all'inizio abbiamo da fare un bel po' di lavoro. Non vado oltre, perché sennò sembra di fare una marchetta per noi e non voglio.
Antonio, scusate, si può eliminare la scritta. Sì, pare ci siano, mi ha scritto anche Daniele, ci sono i sottotitoli in inglese attivati, pare, non so. No! Regia aiuto, regia aiuto. No, Davide, leva i sottotitoli. No, sì, Antonio, ci dispiace, chiedo Una scusa. funzionalità nuova che hanno introdotto, ogni tanto appare per i fatti suoi, ecco, quindi sì. Chiediamo scusa. No, è che non riesco a toglierli, anche prima ho provato, non riesco. Ecco, appunto. Ah sì? Non so cosa dire, perché sto provando in tutti i modi, ma non riesco a... Io non li vedo però, Neanch'io li vedo, ma Ma li evidentemente... vedono solo esternamente, pare, cioè chi è Porca dentro miseria. no. No, ora mi zittisco, Davide. Mandami, poi quando ho finito mi depannellizzi e magari ti scrivo io tramite WhatsApp. Allora, Jenny, io ho creato altri trattamenti con meno tempo, con risultati ad un prezzo migliore di quelli che avevo prima. Beh, buono. E poi, insomma, dopo le ragazze ti diranno. Oh, i giudici, insomma, ci vede. Ah, questa è un'ottima cosa, va bene. Ah, ok, credo sia risposta a me. Bene, basta, abbiamo risposto. Ho detto la mia di... Lascia, va bene, guarda questa cosa. Non stracati. Allora, Sì, Davide, io mi sì. zittisco, mandami di là, così vediamo insieme anch'io tutti i titoli. Ma avrà a che fare con ma che sarà successo stasera? Boh, vabbè. Ma che ogni tanto fanno delle prove, mentre che fanno le prove uno, insomma, non ci può fare niente. Ecco, alla fine Zoom è come tante altre cose della tecnologia, no? Quindi vediamo se si riesce a risolvere. Comunque restate concentrati su di noi e non sui sottotitoli. Allora, Ros, Quanto direi... possibile. Vai. Condivido Sì. le slide, Anna. Sì. Vediamo un po'. Dovresti avere la condivisione attivata. Sì. Eccole. Voilà. Bene. Allora, da dove cominciamo? Cominciamo da qua. Se noi pensiamo che i prezzi siano da aumentare o comunque anche da abbassare, in ogni caso ci dobbiamo porre una domanda, cioè come si stanno comportando i miei clienti nei loro acquisti? Questa domanda è fondamentale perché magari tu pensi di essere sicura che i tuoi clienti stanno per eliminare o stanno eliminando o hanno già eliminato alcune spese dal loro carrello, diciamo così, ma magari non ne sei sicura. Potresti pensare che hanno eliminato l'estetista, hanno deciso che l'estetista non è un bene primario, ma magari invece stanno andando da qualche altra parte perché tu non sei riuscita a soddisfare i loro acquisti, ma nello specifico i loro bisogni, perché noi attraverso i nostri acquisti soddisfiamo dei bisogni alla fine. Vogliamo cominciare da qui, ovvero da un'esperienza molto recente che ho avuto io e mi ha colpito questa cosa tanto che ho detto, visto che c'era il corso dopo un giorno, faccio una foto perché magari qualcuno potrebbe non credermi. Che cos'è questa? È la reception delle terme, in realtà delle piscine termali, del Tergisteo, che è un 5 stelle, che è l'hotel diciamo più esclusivo, anche perché è l'ultimo in sequenza, insomma, è il più recente, diciamo così, costruito. Montegrotto Terme, per chi lo conosce, insomma, non è così recente come costruzioni, per cui già il fatto che sia nuovo, ovviamente, ha una serie di caratteristiche della struttura che altri è proprio impossibile che abbiano, dovrebbero raderli al suolo e rifarli. E era sabato scorso, come vedi, sabato 12 novembre, era il cambio di turno, perché verso le 18:30-19 c'è un prezzo un po' più basso per entrare, ma il prezzo più basso significa che si pagano comunque 80 euro per entrare fino a mezzanotte. L'accesso a questa spa, queste sono più che altro piscine termali, la spa è un po' più piccola, nel weekend è ammesso solo se tu prenoti anche un massaggio.
quindi hanno trovato il modo di far lavorare le loro operatrici, senza dubbio. Erano circa in 7-8 quando io ho visto il cambio, c'erano circa 8 persone che aspettavano per entrare a fare il massaggio, quindi immaginate 8 operatrici ogni ora di massaggio. E l'ingresso è 116 euro, per cui diciamo che non è regalato. Non solo, c'è anche una spa privata, esclusiva nel roof, nella rialzata, nell'ultimo piano, e non era accessibile perché era al completo, che non è molto grande, sicuramente molto esclusiva, ma era al completo anche perché c'erano gli ospiti dell'hotel e la spa del roof è prevalentemente riservata a chi è in hotel, ripeto 5 stelle. Anche durante il giorno erano piene le piscine, sono abbastanza grandi, c'è ovviamente una zona interna e esterna. Non c'era comunque la percezione che ci fosse una gran folla, perché tutte tutti i lettini, tutto quello che c'era intorno era molto spazioso e l'esperienza che io ho avuto, quindi la customer experience, parlando tecnicamente, è stata, direi, perfetta. Non c'è stato nulla che potesse essere migliorato dal ricevimento, dall'accompagnamento, dal tour che ci ha fatto. Sono andata con mia sorella che ci ha fatto con l'operatrice, dichiarandoci la sua missione, la loro missione del posto, che era farci rilassare. Così è successo. Perché questa è stata una mia idea al corso anche di Firenze, dopo essermi consultata con Davide, perché iniziare da qui? Perché le persone che erano dentro questa spa, queste piscine termali, erano persone che potrebbero benissimo essere tuoi clienti. Giovani, c'erano molti giovani, non c'erano, ma si vede anche da queste immagini che stanno entrando le persone giovani, e che hanno deciso di investire il loro tempo e i loro soldi per una giornata di benessere, per una giornata per se stessi. E ogni volta che una cliente viene da te nel tuo istituto, dedica tempo a se stessa. Tante, mi ricordo quando avevo il centro io, mi raccontavano che anche fare una ceretta si rilassavano, perché comunque, per quanto c'era lo strappo, si stendevano, erano lì rilassate, chiacchieravano con me, insomma c'era un momento molto piacevole per loro. E non è solo questo che ho trovato di particolare, ma anche, non va più, si è bloccato. Oh, ok. Ti faccio vedere anche questo, che è un modo, questo perché l'abbiamo inserito, questo è un modo di raccontare questo periodo. Tu puoi scegliere di essere da una parte o dall'altra, e parliamo sempre di comportamenti di acquisto, perché alla tua sinistra vedi, sempre da Instagram, tutti e due sono presi da Instagram. Specifica chi è quella a destra e chi è quella a sinistra, perché magari diciamo, ma come vi permettete di prendere immagini di Tizio Caio? Anzi, approfitto anche, scusami, perdono, Antonio, parlo per Antonio, ma vedrai che Antonio magari è un profilo di un marito che lo sta usando. No, è Antonio. Un nostro... a volte succede, chiedo scusa. No, è una persona che conosco. In alto, allora, se vedete ancora i sottotitoli, in alto nel mezzo c'è scritto: la trascrizione simultanea è stata abilitata. Chi può vedere questa trascrizione? Registrazione attivata, e accanto c'è una X. Se premi sulla X, credo, io ho guardato perché sono andato di là e sono tornato, se premi sulla X smetti di vedere i sottotitoli. Prova un po' a premere e poi mi dici se per favore i sottotitoli vanno ancora. Quindi vale per tutti. Proprio in alto sullo schermo dovreste averlo. Questa scritta, la vedete? Si vede? Allora, perché tu premi sulla X, sparisce tutto e dovrebbero smettere i sottotitoli. E allora non funziona. E allora mi dispiace. Allora forse io perché ero in te. Vabbè, dai, basta, via. Ora oggi è andata così. Dovremmo uscire e rientrare tutti, credo che sia meglio andare avanti. Direi. Ce la facciamo a concentrarci solo su quello che è successo, poi lavoreremo sul problema. Tanto l'importante è che si senta bene. Stiamo qui concentrati tutti insieme, per favore.
che ciò di cui stiamo parlando in questo momento specifico è veramente importante. Quindi Ross, magari racconta, a me interessa che tu racconti soprattutto chi è la signora a destra. Sì, volevamo, io e Anna eravamo d'accordo di Infatti, svelarlo ci ha dopo. rovinato tutto. Ci hai rovinato Io, tutto. scusami, allora, vabbè, allora lo dite dopo. Perché dai. c'era un indovinello dopo. Sì. C'era un Va indovinello. bene, vabbè, io però non ho mica detto nulla, ho detto solo sveliamo chi è. Perché No, abbiamo un indovinello dopo. quindi non lo sveliamo dopo perché è Esatto. l'indovinello. Va Facciamo un bene. indovinello. Bene, si può dire che ho Allora. fatto una figura di merda? No. No, No, non potevi bene, sapere, perfetto. però. Ciao. Sai Va che bene. le donne si organizzano sempre Esatto, lo so che sono un essere inferiore, vi chiedo scusa. sì. Non ci buttiamo giù così. Allora, dicevo, sono tutte e due, sono due storie da Instagram e in questo momento tu puoi scegliere di stare a sinistra o a destra, non tanto a livello politico, ma di fare che cosa? Di fare delle proposte. Guarda bene che cosa propone questa tua collega che è da Instagram, per cui non è che l'abbiamo rubata e pubblica, siccome abbiamo coperto insomma il nome, perché non è tanto chi è questa persona, Infatti. ma è quello che sta dicendo al suo pubblico e anche l'immagine che sta dando di sé in questo momento. Penso che le nostre amiche abusive prendano di più di 16 euro a fare le mani con il gel semipermanente. Quindi ha deciso di abbassare i prezzi, chiaramente, e l'ha comunicato. Quindi vuol dire che suppone che i suoi clienti o comunque chi la segue siano in quella fascia che ha deciso di tagliare le spese e spendere il meno possibile per il superfluo. Quindi lei qui ha deciso, ha preso delle decisioni. Quando tu vai a fare una comunicazione di questo tipo, dietro c'è una decisione, che sia consapevole o no, perché a volte magari non ti rendi neanche conto di quali sono gli effetti di una storia come questa, di un'iniziativa come questa. Tra l'altro, mi viene da dire, almeno l'avesse fatta di una settimana, no, un mese, addirittura un mese. Una iniziativa, che questa è proprio una promozione vera e propria, che tenerla così lunga, qual è il rischio? Che diventi quasi listino. Poi fai fatica a riportarla almeno ad un prezzo quasi di sopravvivenza, perché sappiamo benissimo che Manicure, il semipermanente, è sotto costo. A destra invece è un video, lo attivo. E quello che vogliamo farvi capire. Questa significa estetica avanzata. 6 mesi di lavoro, una volta al mese, da marzo fino a ottobre, e questi sono i risultati che noi otteniamo. Ciao ciao! Vedete che è un video e cosa dice questa signora? Non parla di prezzi, parla di un concetto che è l'estetica avanzata e porta, prima e dopo, direi di più, porta una testimonianza, perché quello che lei ha messo lì è una vera testimonianza. Tra l'altro in quei giorni ero a fare uno skin therapy, ero a fare un open day e ho avuto un caso molto simile a questa ragazza, che era un ragazzo che veramente aveva grossi problemi di acne. Si parla di sconti? Si parla di aumenti? No, si parla di risultati che io ti posso dare rispetto a un problema estetico.